Ciao e benvenuto sul mio canale. Ho finito di vedere da qualche giorno gli episodi di Vis-a-Vis e Oasis, che più che essere uno spin-off sono in realtà il proseguo di Vis-a-Vis. Infatti ritroviamo Macarena e Zulema 12 anni dopo la loro fuga dal carcere. La trama di Vis-a-Vis e Oasis vede Macarena stanca della vita da ladra che vuole ritirarsi a fare una vita più tranquilla. Zulema, che non sa nemmeno cosa voglia dire vivere una vita in tranquillità, decide di accontentarla, ma prima vuole fare un ultimo mirabolante colpo insieme. La donna infatti vuole rubare uno dei più potenti narcotrafficanti del paese. Aiutate da alcune amiche a compiere il piano, decideranno poi di rubare i diamanti e scappare nel deserto, per poi ritrovarsi tutte quante all'hotel Oasis. Dunque, la mia opinione su questi episodi che sono stati del tutto inutile averli girati, in quanto non hanno portato niente di nuovo per quanto mi riguarda. Hanno però evidenziato altri buchi nella trama. Tra l'altro, la domanda che mi sono posta a un certo punto è: di chi è il figlio di Macarena? Non viene assolutamente menzionato il padre e non si sa chi sia. Altra scena assurda e inverosimile è appunto quando si vede che Goya decide di vendicarsi contro i ragazzini, prende una grossa mazza da baseball e cerca di spaccargli la testa. Infatti si vedono delle scene abbastanza cruenti di lotta, ma nelle scene successive i ragazzini sono praticamente quasi illesi con qualche livido in faccia e trascorrono la loro vita come nulla fosse. Personalmente tutta la storia, l'ho trovata abbastanza pesante e noiosa, appunto come dicevo prima con anche tratti inverosimili. L'aggiunta di alcuni personaggi poi sono del tutto inutili, come per esempio la ragazzina che viene molestata dal padre, oppure, anche i ragazzini che arrivano all'hotel El Oasis. Sono praticamente dei personaggi che non hanno niente a che fare con Vis-a-Vis e non hanno lasciato il segno per nulla. Durante la fuga, Goya ha un malore e Triana sceglie di trattenersi con lei. Le due finiscono poi in prigione, ma è chiaro che, diversamente da quanto detto da Goya a Triana, per assecondare la sua ingenuità, le due non trascorreranno la loro reclusione nella medesima struttura. Questa è una parte, diciamo, che ha evidenziato un po' una storia d'amore tra le due protagoniste ed è stata abbastanza carina. Intanto Zulema e Macarena riescono a fuggire, ma prima ancora di raggiungere l'elicottero che potrebbe portarle in salvo, Zulema dà vita all'ultimo colpo di scena. Sceglie infatti di sacrificarsi e permettere così a Macarena di scappare, tanto più che era anche incinta. Zulema viene quindi uccisa dai criminali di Ramallah, mentre Macarena riesce a sopravvivere e a rifarsi una vita col suo bambino o bambina, non si sa bene perché si vede soltanto nelle scene finali che questo bambino nasce. Il fascino di Zulema rimane ormai indelebile, però anche in questa ultima parte, diciamo, è anche lei un pochettino spenta, ormai stanca della vita che aveva vissuto e quindi condannata poi a morte per un tumore, decide così di sacrificarsi per salvare la propria amica. Fino all'ultimo devo confessare che ho sperato che in realtà Zulema non fosse morta, però purtroppo a quanto pare l'hanno anche seppellita, quindi c'è stato anche poi, diciamo, la scena in cui il commissario si vuole accertare anche lui che effettivamente Zulema sia morta e purtroppo è morta realmente. Nel complesso devo dire che comunque è stato abbastanza noioso e l'ho trovato praticamente inutile, come già detto inizialmente. Voi l'avete visto? Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Ciao e alla prossima!